Ogni volta che viene rilasciata una nuova versione di un gioco è normale che i giocatori si dividano tra chi continua a preferire la versione precedente e chi abbraccia immediatamente la novità. Se il nuovo gioco è buono, questa transizione è rapida, ma più il gioco è problematico e più la transizione sarà lunga e traumatica. Quando parliamo di un simulatore di volo come Flight Simulator, però, la comunità non è composta solo dai giocatori. Flight Simulator ha infatti molti modder e molti produttori di espansioni di terze parti come aerei, scenari e non solo. Poi naturalmente ci sono i produttori di periferiche, che vanno dai più generici e compatibili joystick HOTAS fino a complesse riproduzioni di diversi sistemi di bordo. Oltre a questo ci sono anche gli e-commerce che vendono queste espansioni di terze parti. Una comunità molto vasta per un videogioco ed è quindi facile capire come non riesca a muoversi in maniera monolitica tra un videogioco e l'altro. Già nel 2020, quando uscì lo scorso Flight Simulator, una parte consistente dei giocatori è comunque rimasta ancora al classico Flight Simulator 10 nella versione Prepare 3D. Per molti versi, infatti, questo simulatore precedente rimane superiore alle nuove iterazioni, in particolare se parliamo degli aerei cosiddetti study level. E questo naturalmente senza considerare i requisiti hardware per far girare bene i nuovi Flight Simulator, soprattutto con complessi aerei di linea negli enormi aeroporti americani tipo il JFK di New York. I giocatori di Flight Simulator quindi sono un pubblico molto eterogeneo e con priorità molto diverse e alle volte opposte. Possiamo cominciare a dividerlo tra i giocatori più casual, che si accontentano di un'esperienza semplice magari giocando con un joypad. Tra questi ci sono certamente molti giocatori che provengono dal Game Pass che magari hanno provato il gioco solo perché è incluso nel pacchetto e perché è stato promosso molto. Tra questi ce ne saranno certamente molti che apprezzano l'idea di avere una modalità carriera che permetta di avere sempre qualcosa da fare nel simulatore senza dover inventarsi un volo libero. L'estremo opposto sono i giocatori appassionati che il più delle volte ignorano completamente una modalità carriera precostituita perché già partecipano a una comunità di volo virtuale che sono estremamente più appaganti di qualunque esperienza di carriera single player che possa essere inclusa nel gioco. Un altro modo di dividere i giocatori è tra chi preferisce volare con gli aerei di linea e vuole un'esperienza realistica al limite dello study level, e chi invece preferisce volare con i piccoli aerei commerciali a bassa quota navigando in VFR. I primi cercheranno certamente aerei e aeroporti di terze parti inclusi o meno nel mercato di gioco e non saranno interessati particolarmente alla fedeltà dello scenario, dato che fuori dal decollo e dall'atterraggio lo vedranno sempre circa da 35.000 piedi. I secondi invece saranno interessati alla fedeltà e alla bellezza dello scenario, le stagioni, il meteo, la qualità degli alberi, gli animali e persino l'erba dei prati sono tutte cose che possono piacere a questo tipo di giocatori. E poi naturalmente potremo fare anche altre divisioni, c'è chi ama gli elicotteri, chi preferisce gli alianti e con questo nuovo simulatore abbiamo anche dirigibili e mongolfiere. Insomma, ce n'è per tutti i gusti, ma come succede per i prodotti pensati per soddisfare tutti, alla fine non soddisfano veramente nessuno. Ed è per questo che molti giocatori rimangono indietro, perché un simulatore con un po' di anni sulle spalle ha abbastanza contenuti di terze parti, tra mod gratuiti e a pagamento, da poter essere personalizzato su misura per ogni combinazione di gusti. E questo naturalmente è quello che avviene quando il nuovo simulatore è effettivamente un buon prodotto. Flight Simulator 2024 al momento però è ancora molto lontano dall'essere un buon prodotto. Al di là dei problemi di banda e dei limiti dei server dei primi giorni del lancio, l'idea di avere
tutto in cloud non è un vantaggio per chi non ha una connessione molto veloce. Molto veloce. Non basta una fibra ottica su rame come quella che purtroppo ho a casa. Questo problema però può essere mitigato impostando una cache di qualche centinaio di gigabyte, in modo che gli aerei non vengano riscaricati di continuo. Però almeno la possibilità di installare in locale gli aerei che si vogliono usare più spesso è a mio parere qualcosa che doveva essere incluso al lancio. Parliamo poi dello scenario. Al momento non penso di aver visto nessuna zona migliorata rispetto allo scenario del 2020 e in compenso ne ho viste molte peggiorate e anche di tanto. Non parlo della grafica, la grafica è certamente migliore. Parlo dello scenario, sia della parte in fotogrammetria che della parte autogen. Sulla fotogrammetria sono ricomparse molte zone sporche che nella precedente versione erano già state ripulite con i vari siti update. La parte più critica dell'autogen però è sempre la solita: gli alberi. Ci sono troppi alberi, milioni di alberi, alberi alti come grattacieli, foreste che coprono montagne alpine di 2000 metri. Nella scorsa edizione più o meno le foreste erano nei posti giusti e il disastro degli alberi era solo nelle città, il più delle volte per coprire i problemi della fotogrammetria. Qua gli alberi hanno conquistato il pianeta, non risparmiano neppure diverse piste di atterraggio. Parliamo poi della modalità carriera, che è la grossa novità del gioco. Anche questa ha grossi e diversi problemi. Comincerei a citarne uno semplicissimo: non si possono fare più profili. Se siete in due a giocare sulla stessa copia di Flight Simulator, mi spiace, ma dovrete condividere lo stesso personaggio e la stessa carriera. Se come me voleste giocare per conto vostro una carriera e contemporaneamente giocarne una diversa per creare i contenuti su YouTube, non potrete farlo. Ed è proprio per questo che non ho ancora caricato nessun video con la modalità carriera. Parliamo un momento del personaggio, il nostro avatar nella simulazione. La creazione del personaggio è stata fatta con la consulenza delle Nazioni Unite per includere il massimo numero di variazioni etniche per rappresentare qualunque persona sul pianeta. Ottimo! Da quello che ne deduco, quindi, sul pianeta Terra nessun uomo ha la barba. Come diavolo hanno fatto a fare un editor di personaggi senza includere barba e baffi? Anche il più sfigato degli RPG indie sviluppato da un dodicenne ha questa opzione, ma evidentemente i consulenti delle Nazioni Unite devono essere pagati dalla lobby della Gillette, altrimenti non si spiega. Ma lasciamo stare il personaggio e diamo un'occhiata alle missioni. Per quello che ho visto sono un grind allucinante e senza soluzione di continuità. Si passa da una parte all'altra del mondo, si cambia continuamente aereo e si procede molto lentamente. Parecchie missioni richiedono ore continue di gioco, qualcosa che non piace ad un giocatore casual, magari adulto e con poco tempo libero. Certamente dall'altra parte abbiamo la gestione dei danni dell'aeromobile e la manutenzione, che sono un'aggiunta molto gradita, ma è assurdo che questa debba essere attiva solo nella modalità carriera e non si possa avere anche un proprio aereo con danni e manutenzione per il volo libero. E a proposito di volo libero, chi diavolo ha pensato che fosse una buona idea che al momento di un eventuale schianto l'aereo dovesse respawnare automaticamente in volo? Avete presente quanto è noiosa questa cosa in multiplayer? Chi ha pensato di non renderla opzionale? Magari spenta di default. E ce ne sarebbero ancora tantissime da dire, a partire dalla qualità degli aerei, i bug sui liner, la pianificazione del volo estremamente carente, il tablet che funziona quando vuole lui e decine di altre cose che mi hanno fatto accantonare il simulatore in attesa di tempi migliori. Ma c'è ancora un aspetto importante
che non abbiamo coperto: i contenuti di terze parti. Ecco, qui il disastro è assoluto perché il simulatore è stato lanciato senza marketplace e al momento in cui sto registrando questo video il marketplace non è ancora stato attivato. Questo ha fatto saltare il periodo natalizio a tutti i produttori di contenuti per Flight Simulator e al momento non mi dà accesso neppure agli aerei che avevo già comprato per 2020. Certo, potrei spostarli manualmente se nel frattempo non avessi cambiato computer. Poi abbiamo naturalmente anche tutti i problemi con le mod gratuite, comprese quelle create da me, che hanno tutte bisogno di una bella revisione per funzionare correttamente con il nuovo sistema, andando ad esempio a togliere gli alberi che crescono sulle mie dighe. Ci sono quindi un mucchio di ragioni per cui la comunità di Flight Simulator si è spezzata tra chi è rimasto a 2020 e chi è passato a 2024. E se guardiamo i numeri di Steam, che in questo caso più che mai naturalmente sono estremamente parziali e non indicativi, vediamo che sono tornati ad avere un 2000 giocatori contemporanei in più sulla versione 2020 rispetto alla 2024. E questo, come abbiamo visto, sia per Kerbal Space Program 2 che per City Skyline 2 non è per nulla un buon segno. Sono convinto che con il tempo Flight Simulator 2024 potrà diventare un degno successore della serie. Quando funzionano, infatti, le novità sono molto belle. In particolare le stagioni e la modalità camminata, con la quale si possono scalare virtualmente le montagne. Devo ammettere di aver camminato più di quanto ho volato in questo simulatore. Non voglio essere disfattista e concedo ad Asobo la possibilità di riscattarsi per questo lancio disastroso che chiaramente non è stato rimandato solo perché nel titolo c'era scritto 2024. Al momento però non so quanti contenuti riuscirò a fare per questo nuovo simulatore. I liner per il momento li escluderei del tutto e allo stesso modo la modalità carriera, fino a quando non verranno introdotti i profili, la terrei da parte. Magari potrei cominciare con qualche volo in VFR. Un giro dell'Europa può interessare? Fatemelo sapere nei commenti. Vi ringrazio per aver seguito le mie lamentazioni fino a questo punto. Io sono Chromeboy e sul mio canale porto gameplay di giochi di strategia o simulazione. Se è il genere che ti interessa, iscriviti al canale e se questo video ti è piaciuto non dimenticare di lasciare un bel like.